Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Veg. Io sono Adeline e oggi andremo a realizzare insieme delle polpettine di melanzane e funghi veramente facili, veloci e semplicissime che vi faranno sicuramente innamorare. E se questa salsina d'accompagnamento ha già attirato la vostra attenzione, allora non potete perdervi la fine del video perché vi lascerò tutte le indicazioni su come realizzarla. Per cui non perdiamo altro tempo e iniziamo! Per realizzare circa 10 polpettine iniziamo tagliando a cubetti più o meno grandi mezza melanzana. Se i cubetti non dovessero risultare tutti uguali non vi preoccupate perché tanto poi li andremo a schiacciare. Terminato questo passaggio andiamo a cuocere le melanzane all'interno di una padella ben calda insieme a 30 ml d'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo del sale a piacere e facciamo ammorbidire per bene le melanzane. Quindi, una volta cotte, mettiamole da parte e passiamo a pulire 150 g di funghi champignon. Rimuoviamo prima la pellicina del cappello e tagliamo poi la parte finale del gambo. Terminata questa operazione, andiamo a tagliare i funghi in cubetti abbastanza piccoli, da circa mezzo centimetro. Dopodiché, con la parte piatta della lama del coltello andiamo a schiacciare uno spicchio d'aglio che faremo poi rosolare in padella con 30 ml d'olio extravergine d'oliva. Una volta dorato l'aglio aggiungiamo i funghi e lasciamo cuocere per qualche minuto. Quindi aggiungiamo sale e pepe a piacere. Una volta ultimata la cottura rimuoviamo l'aglio ed aggiungiamo un cucchiaio di salsa sriracha. In alternativa potete utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro insieme a un po' di paprika piccante o se non vi piace quella dolce andrà benissimo. A questo punto mettiamo da parte i funghi e riprendiamo le nostre melanzane che andremo a schiacciare per bene con l'aiuto di una forchetta. Ovviamente se la buccia della melanzana non vi piace potete eliminarla prima di cuocerla. Una volta ottenuta una sorta di purea andiamo ad aggiungere i funghi e circa un cucchiaino di prezzemolo fresco tritato finemente. Diamo una prima mescolata, quindi aggiungiamo circa 3 cucchiai di pangrattato, anche senza glutine se necessario, e mescoliamo fino ad ottenere questa consistenza. Ovviamente la quantità di pangrattato dipende anche dalla tipologia che andrete ad utilizzare e dall'umidità delle verdure, quindi dipende anche un attimo se l'avete fatta seccare un po' di più o meno e inoltre soprattutto nel caso in cui utilizziate il pangrattato senza glutine sicuramente ce ne andrà un pochino di più. Una volta ottenuta la consistenza giusta iniziamo a formare le nostre polpettine dandogli un diametro di circa 2-3 cm. A questo punto potete decidere se cuocerle al forno a 180 gradi in modalità statica per circa 15-20 minuti o se friggerle. In quest'ultimo caso vi consiglio di ripassare prima le polpettine in altro pangrattato. Dopodiché riempiamo un pentolino con abbondante olio di semi. Ed una volta raggiunta la temperatura andiamo a tuffarci le nostre polpettine finché non risulteranno ben dorate. A questo punto potete scolarle e far asciugare l'olio in eccesso su della carta assorbente. Queste polpettine si conservano in frigorifero pre-cottura all'interno di un contenitore ermetico per 2-3 giorni e possono anche essere congelate. Ed eccoci arrivati alla fine del video di oggi. Queste polpettine sono davvero semplici, facili e molto versatili. Infatti sono ottime come piatto principale, come aggiunta sfiziosa a delle insalate e anche per gli aperitivi in compagnia. E a proposito di aperitivo, come promesso, vi lascio qui tutte le indicazioni per realizzare la fantastica salsina d'accompagnamento. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se vi va potete lasciarmi un pollice in su che per me è molto importante e io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!